Salve a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Torniamo su Como Inter 3-4 e su come l'Inter è riuscita ad ottenere una vittoria che probabilmente sarà decisiva nella corsa allo scudetto. Un Inter che aveva sofferto tanto nel primo tempo, soprattutto per merito del Como, e andremo a vedere anche cosa ha sofferto, cosa ha fatto la squadra di Fabregas per mettere in difficoltà l'Inter. Nerazzurri che poi nel secondo tempo sono riusciti a ribaltare il risultato sfruttando tanti errori che ha commesso invece la squadra di casa. Andremo a vedere naturalmente alla lavagna tattica tutto ciò e con l'aiuto di alcuni screen decisamente molto interessanti. Iniziamo innanzitutto da quello che era l'atteggiamento delle due squadre. Il Como non ha sorpreso, quindi Fabregas si è affidato comunque ad un 4-2-3-1. Occhio però perché poi per alcuni sviluppi somigliava anche al 3-4-2-1 che ha fatto vedere in altre occasioni. Andiamo subito a vedere il perché, partiamo però dalla fase di non possesso del Como che ha messo molto in difficoltà l'Inter. Il Como infatti ha deciso comunque di portare un pressing molto alto, quindi non cambiando rispetto alle ultime sfide contro l'Inter, non cambiando neanche rispetto alla partita d'andata contro l'Inter, dove il Como aveva portato un pressing alto e però era stato punito insomma da questa scelta. È stato un Como che spesso non aveva il riferimento diretto dell'uomo, ma cosa faceva? Andava a creare praticamente una linea 4 che schermava e che poi finiva per aggredire l'uomo che si trovava in quella zona. Per esempio, se Çalhanoğlu era basso, molto spesso veniva preso da Nico Paz. Però, insomma, si andava a formare questa linea di 4 pronta ad aggredire la costruzione dell'Inter, con Sergi Roberto e Perrone che si alzavano molto ed erano anche loro pronti ad attaccare il lato palla. Quindi, per esempio, se l'uscita avveniva, per fare un esempio, da questo lato, ecco, proviamo a prendere proprio il pallone per intenderci, erano pronti ad aggredire in questo modo. Stessa cosa, per esempio, se l'uscita avveniva dalla parte opposta. Diao era spesso su Di Marco, sia nella prima costruzione dove per esempio Di Marco si abbassava per provare a dare una possibile uscita laterale, sia poi quando Di Marco si alzava, ecco, molto spesso si trovava Diao in questa zona e Diao è stato un calciatore che ha messo molto in difficoltà la corsia sinistra dell'Inter. Dopo vedremo anche come in fase di possesso. Questo modo di aggredire del Como ha messo in difficoltà l'Inter che ha avuto tanti problemi sulla prima costruzione, spesso si è trovata a buttare via dei palloni. Ecco, a volte cosa tentava di fare l'Inter? Appoggiarsi sugli attaccanti, però Pio Esposito probabilmente ha deluso molto più di quello che ci si aspettava, linea difensiva del Como che comunque era alta e che molto spesso ha vinto i duelli con gli attaccanti dell'Inter, quindi sia che l'Inter cercava sbocchi su Pio Esposito sia che li cercasse su Thuram. Anche Thuram, ecco, ha provato ad andare incontro, ha provato ad allargarsi, però insomma era un Inter che faticava. Sullo sviluppo dell'Inter invece il Como ecco che passava ad un atteggiamento un po' più guardingo, con Diao che si abbassava fino alla linea dei difensori e si andava a creare questo 5-4-1 con un baricentro però non basso, quindi con linee strette, comunque con un atteggiamento aggressivo. Ecco, qui già troviamo un fondamentale dei sistemi di gioco a 3. Diao che si abbassa va a formare la linea 5 in questo caso e in questo modo qual era l'obiettivo del Como? Andare a limitare le avanzate di Bastoni, Di Marco, Zielinski e dobbiamo dire che nel primo tempo ci è riuscito anche decisamente molto bene. A quel punto, invece, quando il Como era in possesso di palla, cosa avveniva? Innanzitutto c'era una costruzione molto spesso, ecco, andiamo a risistemare anche un attimo le pedine, era una costruzione molto spesso che avveniva a 3, quindi con Baglie che rimaneva più alto, Van der Bremt invece rispetto a Baglie era leggermente più basso. Qui già, ecco, troviamo delle similitudini col sistema di gioco a 3. L'obiettivo qual era? Ovviamente quello di impostare già dal basso con i centrali di difesa, con i centrocampisti che appunto fornivano una possibile uscita. Sullo sviluppo anche qui troviamo delle similitudini col sistema 3. In che modo? Baglie era molto più offensivo rispetto a Van der Bremt, Baturina era più andava ad attaccare ecco l'half space, quindi era più centrale. Sergi Roberto si allargava e c'era Diao che praticamente ha giocato un po' a tutta fascia ed è risultato una spina nel fianco.
Van der Bremt, come detto, non disdegnava la sovrapposizione, però non era offensivo come Vaglia. Ecco, da questo lato sulla sinistra c'era Vaglia a sfruttare l'ampiezza, sulla destra c'era Diao. L'aiuto di Sergi Roberto in questa zona di campo, quindi col centrocampista che si allargava spesso, e di Nico Paz che si trovava in questa zona perché, come detto, andavano ad attaccare gli half space Nico Paz e Baturina. Baturina ovviamente quello sul centro-sinistra, Nico Paz quello sul centro-destra. Ecco che qui si andava a creare una densità che ha messo in difficoltà l'Inter. Infatti entrambi i gol partono da quella zona di campo. Andiamo proprio a recuperare l'immagine del gol. Ecco, questo è il primo gol e vediamo se Sergi Roberto, Diao e appunto Nico Paz. In questa zona di campo c'è in realtà il passaggio di Sergi Roberto, Diao che fa un po' il velo e Nico Paz che si immola verso la porta. Però è in questa zona che l'Inter ha sofferto tantissimo, sia Di Marco che Bastoni, insomma, hanno sofferto. Poi qui c'è il tiro di Nico Paz respinto da Sommer e Vaglia che mette dentro l'1-0. Qui arriviamo ad un altro aspetto ed è Sommer che ancora una volta si dimostra un portiere, secondo me, sul viale del tramonto. Perché dico questo? Perché anche qui non parliamo di una papera clamorosa, insomma, quella che riempie le pagine dei quotidiani, però anche qui, ancora una volta, è un Sommer che lascia a desiderare, che anziché essere un plus per l'Inter, come dovrebbe essere un portiere di una grande squadra, diventa un fattore negativo, perché ancora una volta respinge corto e l'Inter subisce gol. Sarà forse il sesto gol che l'Inter subisce in questo modo. E come ho detto in altre occasioni, probabilmente a Sommer mancano i centimetri rispetto ad altri portieri, che gli mancavano ovviamente anche 2 anni fa. Il punto è che naturalmente con l'avanzare dell'età, con una carta d'identità più importante, sta perdendo quella spinta che magari riesce a dare col piede d'appoggio, quella esplosività che gli permetteva di colmare quel gap. Anche qui lui arriva sul pallone, però la respinta è corta perché non riesce a spingere lateralmente la sfera. Como che va in vantaggio 1-0 e che prende man mano anche più consapevolezza dei propri mezzi. Tanto è vero che l'Inter praticamente non riesce ad avere una vera reazione ed è anzi il Como che poi troverà anche il raddoppio. Inter che come agisce già sulla prima costruzione del Como è una squadra che è molto attendista, quindi ci sono i 2 attaccanti, si alzano un po' Barella e Zielinski, ma non va a prendere l'avversario in pressing alto. È una squadra che sembra voler attendere magari con l'obiettivo di cercare di colpire in contropiede, però nel primo tempo, anche in fase di possesso, ha dei ritmi molto bassi. C'è un unico aspetto che l'Inter potrebbe sfruttare e che non riesce a farlo bene, ed è praticamente quando, prima che rientri Diao, qui in questa zona di campo si va a creare spazio per attaccare. Qualche volta l'Inter prova a fare delle verticalizzazioni su Di Marco, si crea quello spazio perché magari Van der Bremt rimane un po' più centrale, ecco, più vicino ai difensori, e Diao è avanzato e qui ci sono degli spazi da attaccare. L'Inter però riesce a farlo poco. Il secondo gol arriva con un Inter che praticamente è in fase d'attacco, ma lo fa in maniera un po' scriteriata, mi verrebbe da dire, perché infatti andiamo a prendere, ecco, queste dove parte l'azione, qui ci sono sia Kanji che Bastoni in proiezione offensiva. È un qualcosa che non vediamo praticamente mai, di solito un terzo attacca, l'altro rimane più dietro. Qui l'Inter è messa malissimo in difesa, c'è Acerbi che appunto seguiva Duvikas, ma poi che si trova Nico Paz a scattare con una prateria davanti. Anche qui, ecco, vediamo, poi Acerbi si trova tra Duvikas e Nico Paz, ha quell'attimo di incertezza, poi prova ad andare a chiudere su Nico Paz, non lo fa benissimo, e il Como trova il 2-0. Anche qui, guardate per esempio questa immagine. Qui non è chiaramente errore di Sommer, no, l'errore è il posizionamento difensivo, però anche qui Sommer praticamente c'era arrivato sul pallone, gli manca quella forza per spingere fuori il pallone o quei 5-10 centimetri in più rispetto a quelli che hanno tanti altri colleghi. Ovviamente non è il principale responsabile. Nel frattempo il Como trova il 2-0. È qui che c'è una grande differenza ed è l'aspetto mentale, perché l'Inter che subisce il 2-0 potrebbe aver subito un colpo del KO. Il vantaggio è che dopo un minuto l'Inter trova il gol del 2-1, il gol che riapre la partita, perché c'è Barella che attacca praticamente
questa zona di campo, riprendiamo la Lavagna tattica, in questa zona di campo riesce a passare alle spalle di Vaglie e metterà dentro il cross che poi Thuram tradurrà nel gol del 2-1. È un gol che in quel momento cambia completamente lo scenario della partita, perché cambia l'intervallo e cambia l'approccio mentale dell'Inter nel secondo tempo, perché è un gol che ridà sicurezza, ridà la speranza, dà quella possibilità, fa intravedere la possibilità della rimonta, mentre al Como, ecco, che aveva appena trovato il 2-0, ovviamente smorza un po' gli entusiasmi. Cosa succede poi nel secondo tempo? Un attimo prima di arrivare al secondo tempo voglio prendere le posizioni medie del Como. Tornando a quel discorso che facevamo precedentemente, quella linea che si va a formare a 3, Van der Bremt più i due centrali, quindi Carlos e Kempf. In realtà sulla lavagna tattica li avevo invertiti, Kempf e Carlos, ma cambia poco, ecco, dal punto di vista poi tattico. Vediamo, c'è questa linea a 3 praticamente, Diao che spinge tantissimo, Vaglie che gioca un po' a tutta fascia e si va a creare, come vediamo, quel triangolo tra l'8 Sergi Roberto, il 38 Diao e il 10 Nico Paz. Arriviamo poi a quello che è stato il secondo tempo dell'Inter, perché un Inter che prende coraggio dopo il 2-1, inizia ad aggredire maggiormente il Como e va a sfruttare tutte le incertezze della squadra di Fabregas, perché è una squadra, quella del Como, che gioca un'ottima partita, però che commette degli errori e l'Inter è brava a sfruttarli. Questo è il gol che porta appunto al 2-2, è il 49esimo ed è praticamente appena iniziato il secondo tempo. Qui c'è un'incertezza in realtà sia di Kempf che di Butez. In che modo? Kempf controlla malissimo il pallone e l'aveva praticamente regalato a Thuram. In quel caso Thuram poteva involarsi verso la porta, qui però c'è Butez che fa un'uscita forse anche un po' sconsiderata, visto che c'era il difensore sul pallone. L'uscita di Butez praticamente toglie ogni speranza di fermare Thuram. L'Inter trova il 2-2, a quel punto dal punto di vista mentale la partita è già capovolta, con l'Inter in grande fiducia e il Como che ovviamente subisce un po' il colpo del 2-2. Questo è il gol che porterà al 3-2. Questo è un gol assolutamente studiato, perché qui al centro c'è Akanji su Nico Paz che va a fare un po' da blocco e Dumfries che attacca il secondo palo in maniera completamente isolata. È liberissimo qui Dumfries e arriverà appunto in questo modo il gol. Ovviamente bene la gestione dei calci piazzati, quindi lo studio che c'è stato sui calci piazzati. Ottima la punizione di Çalhanoğlu e Dumfries che ha attaccato benissimo il secondo palo. Ed anche in occasione del quarto gol, qui c'è l'errore della difesa, Vaglie che perde completamente Dumfries, palla in aria, sponda di Akanji e Dumfries che passa alle spalle di Vaglie e colpisce praticamente anche qui isolato all'interno dell'area di rigore. Sono degli errori che il Como ha pagato a prezzo carissimo. Arriviamo poi appunto il gol del 4-3. È un calcio di rigore, però qui arriviamo all'ennesimo episodio arbitrale contro l'Inter. È un episodio di cui non si parlerà perché l'Inter porta a casa i 3 punti e quindi si parlerà pochissimo di questo episodio, però è un altro episodio grave perché prendiamo anche l'immagine, è Bonny che subisce il calcio da Nico Paz. Bonny va in scivolata, non prende il piede dell'attaccante del Como, ma subisce il calcio dopo che Nico Paz appunto ha calciato il pallone. Interviene il VAR per correggere l'arbitro sulla posizione in cui avviene il fallo, ma non interviene per fargli rivedere quello che in realtà non è un fallo. Come detto, non si parlerà probabilmente perché l'Inter porta a casa la vittoria, però anche questo è un errore molto grave e se andiamo a vedere questa giornata c'è stato un dubbio in Parma-Napoli, diciamo almeno dubbio perché poi qualcuno può dire rigore, qualcuno no, gli estremi potevano esserci per il calcio di rigore e viene favorito il Napoli. A Como invece si concede un calcio di rigore alla squadra di Fabregas che riapre la partita e rischia addirittura poi di farla terminare sul 4-4, ovviamente dà una possibilità di rimonta alla squadra di casa. Insomma, giusto sottolineare questi aspetti perché tante volte è stato puntato il dito contro l'Inter. Detto questo, l'Inter poi riesce a portare a casa il 4-3 che in questo momento sa tanto di un pezzettino di scudetto perché 9 punti di vantaggio in 6 partite sono tantissimi. Va fatto un grande applauso a Chivu, è stato un Inter che nel primo tempo ha sofferto, non riusciva a sviluppare gioco, ha sofferto la fase di possesso del Como. Chivu all'intervallo ha comunque corretto delle situazioni, ha tolto bastoni per inserire Carlos Augusto
che in quel caso poi ecco magari Bastoni stava soffrendo, con Carlos Augusto si riusciva pure ad avere un pizzico di spinta in più da quel lato e chiaramente di questo va fatto un applauso a Chivu, ma Chivu merita gli applausi per la posizione in cui si trova in questo momento l'Inter, perché ricordiamo l'Inter partiva quest'anno dopo il disastro di Monaco della finale di Champions League con tanto pessimismo, con un allenatore molto criticato, un allenatore che non aveva esperienza, che aveva solo 13 partite in Serie A e secondo molti l'Inter non avrebbe lottato per lo scudetto. Oggi invece è cambiata completamente la narrazione, l'Inter sembrava obbligata a vincere e gli altri invece avevano l'obiettivo della Champions. Se è cambiata la narrazione, al di là poi di una stampa dei media che non raccontano la verità, ma è grandissimo merito di Chivu, sia per quanto fatto vedere in campo, sia per la gestione fuori dal campo, perché per esempio anche la risposta che ha dato ieri sera ai microfoni quando ha detto faccio come i miei colleghi, non parlo di scudetto, parlo di Champions, l'obiettivo l'abbiamo quasi raggiunto, insomma è un'altra di quelle risposte che fa capire che Chivu si è calato perfettamente nella realtà in cui si trova e che non si trova certo a disagio a gestire una squadra che gioca per vincere, non si trova a disagio ad aver fatto il grande salto dal Parma, dove si è giocato la salvezza nell'ultima parte dello scorso campionato, a guidare un Inter. Quindi davvero tanti applausi a Chivu, tanti applausi a questa squadra che praticamente si è cucita, ecco, poi al di là delle scaramanzie varie, ma si è cucita secondo me un pezzo di scudetto ieri sera. Fatemi sapere anche la vostra nei commenti, cosa ne pensate della prestazione contro il Como, chi vi è piaciuto di più, chi meno, insomma come al solito confrontiamoci e come sempre invece io vi lascio con un gran bel Forza Inter.